Andiamo con l'altra? Sì, vai. Aspetta, siete sempre in rec? Sì. Ok. Se girassimo un documentario su di voi, come vi descrivereste? Ascoltami, ti devo fare un po' di domande. Sì. Qualcuno direbbe allegro, Okay, kind of nervous. altri tenace, altri ancora pigro, oppure serio, magari energico. Molti di voi sarebbero equilibrati nella propria descrizione, altri no. Tra questi c'è un uomo che in realtà di equilibrio ne ha da vendere, ma non quando si tratta di parlare di se stesso. Insaziabile nel voler superare se stesso e le leggi della fisica, e per dare una risposta a tutti i suoi sostenitori, che sempre gli avevano attribuito doti di grande scalatore, deciso ancora una volta di sottoporsi ad una prova che gli avrebbe confermato tutte le sue attitudini fisiche, anche se le sue numerose primavere erano, a parer medico-scientifico, proibitive per un exploit di questo genere. Giuliano Calore è l'eroe di questa storia. Lo abbiamo conosciuto quasi per caso, attraverso una serie di filmati d'archivio che raccontavano le sue folli imprese in bicicletta. I testi li aveva scritti lui e talvolta, come in questo caso, anche interpretati. Giuliano Calore non è mai stato un corridore professionista, anzi, non si è mai allenato regolarmente e non sa nulla di tecnica e meccanica della bicicletta. Incuriositi da un personaggio che qualcuno ha definito a metà tra un galantuomo d'altri tempi e un guaspone d'austeria, 2 anni fa abbiamo cominciato le nostre ricerche, scoprendo un uomo di 77 anni, detentore di 12 Guinness dei primati, senza nessuna intenzione di appendere la bicicletta al chiodo. Mio padre aveva un'attività, lavorava all'Enel e poi faceva anche il pianista, ha fatto orchestre, era appassionato anche di musica naturalmente e ha insegnato anche a noi a suonare, solo che a me piaceva anche giocare da piccolo, quindi mettevo sempre avanti l'orologio di mezz'ora quando mi dava qualche lezione. E ho coltivato anch'io la musica, che poi mi ha dato grandi soddisfazioni in seguito. Quando ho avuto un'età più matura ho formato il primo complessino a 18 anni, poi ho fatto il secondo complessino a 21, il terzo che era conosciuto e che praticamente abbiamo fatto di bei successi. Stati successi musicali che mi hanno portato, diciamo, a ritardare di sapere le mie capacità ciclistiche, perché ero talmente impegnato con la musica, perché la bicicletta io la facevo sempre quando andavo in montagna, normalmente col manubrio, allora ero una persona allora normale, dopo è subentrata la pazzia totale. Allora io e Giuliano Calore ci siamo conosciuti nel 1965 circa, a quegli anni, e io l'ho conosciuto un giorno che facevano le prove in una sala qui a Pieve di Sacco, finché un bell'anno è arrivato il momento in cui ci siamo messi assieme e lì ho conosciuto il personaggio. Era veramente un personaggio.
Giuliano ci siamo conosciuti per strada. Io ero una tredicenne, quasi quattordicenne, che andavo a scuola e lui passava in bicicletta e mi guardava. Lo vedevo grande, lo vedevo adulto, poi lui aveva i pantaloni classici, il maglioncino giusto. I ragazzi non si vestivano così, no? Quindi per me era un altro mondo. Lui suonava il pianoforte, la pianola elettrica, poi aveva imparato a suonare anche il basso, aveva un'orchestra stupenda, bellissima, bravissimi, erano famosi qui a Padova, io dico che si sono tanto divertiti. Ne ho approfittato in una maniera vergognosa perché io ero quello che gli faceva gli scherzi più atroci, ma lui li ha sempre accettati. Lui accettava sta cosa. E ancora adesso si ricordano di lui anche per questo, no? Penso che non lo dirà mai, ma lui godeva che noi gli facessimo gli scherzi. Lui ama essere al centro dell'attenzione. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao, Tutto bene? Sono qui, ho sempre bisogno di voi. Noi siamo qua. Allora. Ho conosciuto Giuliano quando ero ragazzino, era un cliente che veniva qua, amico dei nostri genitori, per cui veniva a regolare la bici, a sistemare, a parlare di ciclismo come tanti altri appassionati. Fate il vostro lavoro che io faccio il mio. Ottimo. Attacchiamo allora subito e vediamo. Essendo amico dei genitori e avendo la nostra bici, l'abbiamo aiutato praticamente quando ha cominciato a fare queste nuove imprese. La storia del senza mani è nata quando sul passo Sella mi viene in mente il motivo musicale e poi lo dimenticavo a volte in discesa, perciò mi arrabbiavo un po', no? Mi incazzavo con me stesso e stacco le mani dal manubrio, tiro fuori la penna, stacco le mani e comincio a scrivere la musica. L'italiano Giuliano Calore, compositore e ciclista di 40 anni, in un solo giorno ha scalato 5 passi delle Dolomiti, passando dalla pianola alla chitarra, dalla melodica alla fisarmonica. Calore è disceso dai 3000 metri del passo del Pordoi senza mai toccare il manubrio nemmeno per frenare. In discesa rallenta appoggiando un piede sulla gomma posteriore, una manovra da brivido che non gli ha impedito di toccare i 65 km/h. Per quanto riguarda il manubrio, credo che lui sia stato spinto a toglierlo perché molti gli dicevano ma tu poi ci metti le mani sopra, nessuno ti vede, non lo sai. E allora lui cosa ha fatto? Ha deciso, io lo tolgo. E come ha fatto? Ti faccio un esempio, questo manubrio, lui ha deciso di eliminare questi due pezzi qua, noi abbiamo smontato i due pezzi, abbiamo chiuso il sistema e lui aveva la ruota libera senza nessun manubrio, per cui nessuno poteva dire che lui metteva una mano per riequilibrare la bici. Questo ha tagliato ogni possibilità di critica nella sua lucida follia. E poi naturalmente lui l'avete conosciuto, è una persona che parla, una persona che si dà, una persona che racconta quello che fa, che lo fa perché ha un entusiasmo, ecco, grande e quindi di conseguenza raccontava. Guarda, qui non c'è né pignone fisso, niente, ruota libera. Sì, ma la salita posso pure capirla, ma la discesa non riesco a capire. Riesco a capire. Io faccio le cose che non si capiscono, non mi interessa fare le cose che si capiscono, capisci? Allora, in ufficio non gli credevano, gli amici non gli credevano. Mi sentivo dire che era un esaltato, mi sentivo dire che raccontava palle, mi sentivo dire di tutto, perché la gente non è buona, assolutamente. Quindi lui ha cominciato a fare delle scommesse. Io mi trovo qui a tal'ora e vi dimostro. Cosa scommettiamo che la vinco? Sì, dai, scommesso no, che ti, ma non no, importa no, questo. Ma... Io non ho scommesso, cioè per me
Io non ho scommesso niente, io ho solo detto queste parole, ecco, ma io non ho scommesso niente. Dopo diremmo robe, però io in partenza non ho scommesso niente. In partenza non hai scommesso, dopo io te in città a scommettere come hanno scommesso gli altri, non solo tu, ha scommesso che gli altri, no? Soldi si è messo in casino così, va bene. Cioè non ha scommesso, però poi alla fine No, ha dovuto... no, niente da fare, È lui che non la racconta giusta. I soldi me li ha dati e allora 500.000 euro erano soldini e parliamo di una cifra, parliamo di quanti anni? 35 anni fa, 40. Ho fatto una scommessa in ufficio, io l'ho saputo dopo, ho fatto salire mio figlio che avrà avuto 8-9 anni ed è salito per Teolo senza mani. Allora io cosa ho fatto? Ho chiamato il Mattino di Padova, ho detto se volete vedere qualcosa oggi pomeriggio questa persona fa così e così e loro sono venuti e da lì è nato tutto. Ma per quanto riguarda le scommesse, credo che forse all'inizio un po' di spirito di rivalsa ci fosse, nel senso che forse si sentiva non valorizzato per quello che faceva. Poi dopo la gente credo abbia riconosciuto le cose che faceva per effettivamente la difficoltà e quello che di incredibile aveva. Il suo fiato sembra avere una riserva inesauribile e la pedalata costantemente regolare non dà spazio al minimo segno di stanchezza. La sua media è stata nei tratti meno duri di quasi 20 km all'ora, mentre sui tornanti più ripidi il padovano ha sfiorato i 15 km/h. Dopo questo ennesimo trionfo risulta difficile pensare quale altra impresa abbia in cantiere, ma conoscendolo bene e sapendo che non lascia mai le cose incomplete, possiamo immaginare che, come è riuscito a vincere lo Stelvio con la sola gamba destra in un tempo strepitoso, tenterà se non altro di scendere in egual maniera, ottenendo addirittura un tempo inferiore a ciclisti che normalmente vengono giù col manubrio e freni. Lo Stelvio è uno dei passi alpini più alti d'Europa. I suoi 48 tornanti a gomito sono stati inseriti più volte, per la loro difficoltà e bellezza, nelle tappe del Giro d'Italia, contribuendo a rendere questo passo un mostro sacro per ogni amante delle due ruote. Ogni anno migliaia di ciclisti affrontano 25 km di salita per giungere alla vetta, per poi ridiscendere a valle ripercorrendo i suoi stretti tornanti con estrema prudenza. È una esibizione maiuscola atleticamente. È un gesto atletico veramente che concilia il ciclismo con lo spettacolo anche. Nel momento in cui mi stavo preparando per fare il record dell'ora in impennata, ho pensato bene magari di contattarlo e di invitarlo a vedere una mia performance, questo mio record, visto che comunque lui alle spalle ne aveva già fatto molti più di me. E comunque l'ho sempre preso e visto come un esempio, un punto d'arrivo, perché comunque le sue imprese hanno veramente dell'incredibile. E lo raccoglie anche Calore, che è stato un altro grande. Vieni qua Simone, vieni qua. Riprendiamo in diretta, bellissima questa immagine. Vieni qua Simone, a caldo, a caldissimo, sei stato bravissimo. Diciamo che nasce tutto così per caso, è capitato anche ultimamente, cioè in momenti che magari meno te lo aspetti hai dei flash. E mi immagino certe cose, poi le elaboro mentalmente quando sono tranquillo, le elaboro, le penso, le valuto e poi cerco di metterle in atto. Beh, sicuramente il modo in cui pedala Giuliano, cioè con la bici senza manubrio e senza freni, a livello tecnico sicuramente è molto difficile. È difficile perché il metodo in cui frena col tacco della scarpa sul tubolare e l'oscillazione del manubrio in discesa a 50 all'ora senza freni, io personalmente non lo farei mai. Magari mettiamo dei tubolari
che abbiano una gomma più morbida per la prossima impresa, per avere maggior tenuta. La fai di sera o di giorno? Di sera, di notte. Allora sai che è più freddo l'asfalto di sera, Sì. quindi ci vuole una gomma un po' più morbida. E quella che ti ho dato lì è una tua di sera. Questa va adesso, queste qua potremmo anche decidere di mettere un tipo diverso, in base, dopo vediamo, mi dirai te com'è il tipo di asfalto. Siete voi tecnici, comunque asfalto. Ok. Per fortuna lo Stelvio è asfaltato adesso, una volta era. Bene. Da questo discorso abbiamo capito che Giuliano voleva farci una sorpresa. A 77 anni d'età si era messo in testa di poter discendere dallo Stelvio come mai aveva fatto fino ad allora. Senza manubrio, senza freni, di notte. Allora, dobbiamo pensare che con una piccola lucetta io inquadro a pochi metri la curva e sono 48 tornanti a gomito e devi quadrare anche il fondo stradale, oltre che il percorso. Sbagliare solo di mezzo metro la curva significa andare fuori. Che Dio c'è la mano di buona. Poi c'è il fatto che io sono abituato a sentire la folla quando facevo il record che mi dava la spinta, urlava, c'era l'entusiasmo incontenibile quando vedeva che riuscivo ad arrivare a certi livelli. Lì mi sento nel vuoto solo e questo mi fa anche un po' di paura. Mi sento in solitudine con me stesso e col buio. Però non posso rinunciare a un'impresa che è un sogno per me. Ce l'ho in mente da tanti anni, ce l'ho qui fissa che mi tormenta, mi distrugge, non mi fa dormire, capisci? E bisogna buttarsi un po' allo sbaraglio, andrò a fare naturalmente qualche provetta prima. Ditemi quando partite, E dopo, via! Lasciami, via. Partito. Tutto ok? Quello che Giuliano Calore sta offrendo è uno spettacolo unico e irripetibile. Con le sue improvvise virate e le sue strane vibrazioni inscena un emozionante balletto a due ruote. La perfetta posizione del corpo sulla bicicletta e l'assoluta padronanza del mezzo gli consentono di spostarsi con millimetrica precisione sfruttando al massimo tutti gli spazi della strada. Il suo vertiginoso balletto sui pedali continua facendo restare tutti col fiato sospeso. I suoi movimenti imprevisti e repentini sembrano guidati da un sesto senso. Il modo in cui Giuliano guida la sua bicicletta sicuramente affascina e stupisce. Affascina perché sembra galleggiare nell'aria, con quelle braccia larghe come le ali di un'aquila. E stupisce perché è facile intuire la difficoltà tecnica del suo gesto e il formidabile equilibrio di cui ha bisogno anche solo per non cadere dal mezzo. Ti giri lato destra, piedi nel disegno, con tutto il corpo, esatto. Ti giri verso lo specchio, piedi nel disegno. Ok, apri pure gli occhi. Se tu vedi i due piedi, guarda come sono perfettamente sempre allineati, è quasi una retta. Vuol dire che tu hai una percezione dell'equilibrio anche a occhi chiusi che è pazzesca, è fortissima. Ma questa è una dote che secondo me è innata, cioè io credo che questo tu ce l'avevi anche a 18 anni, a 20 anni, che avevi molto equilibrio, poi nel tempo si migliora, però è una dote con l'età, con l'esercizio. Ho riportato tutte le misure della bicicletta di Giuliano sul ciclo simulatore, così da avere
di poter vedere sul banco da studio la sua situazione che utilizza in strada. Prego, sali sul simulatore, ti ho tolto il manubrio così ti senti a tuo agio. Pedala pure. È interessante vedere la mole di micro regolazioni che fai col tuo corpo durante la pedalata, perché devi andare a compensare in tempo reale tutti i problemi che hai tu di postura, ma soprattutto tutti i movimenti della bicicletta. Quindi fai una mole di micro regolazioni veramente velocissime e tantissime, soprattutto con questa spalla qua. Questo probabilmente va a correggere quello che stai facendo con la gamba sinistra, quindi quando questa spinge, ti trascina giù, lei va in avanti per riequilibrare il peso. Non hai il manubrio tu, per cui la ruota anteriore la tieni dove vuoi, tu devi guidare tutto con le spalle e col bacino. L'attenzione di Giuliano, come era prevedibile, si esaurisce molto presto. In fondo è ancora quel bambino che spostava avanti le lancette dell'orologio durante le lezioni di piano. Non vedeva l'ora che la visita si concludesse per poterci stupire con uno spettacolo improvvisato. Bisogna vederlo per crederci, perché sfida le leggi della fisica. Durante le Olimpiadi del 2004 gli atleti azzurri padovani organizzano una crociera in Grecia e Giuliano un giorno, con un mare forza 3, forza 4, 34 nodi di vento, per cui qualcosa 70 km all'ora di vento, e Giuliano Calore dice: oggi voglio fare qualcosa per tutti gli ospiti della nave. Cominciamo con le paline a 40-42 centimetri e attorno a lui c'erano 1600 passeggeri che lo incoraggiavano. Giuliano è riuscito a compiere questa impresa arrivando a chiudere le paline a 36-37 centimetri e ad ogni passaggio era un'ovazione. Giuliano non si tira mai indietro, gli diciamo: domani mattina siamo in una scuola a presentare lo spirito degli azzurri, a presentare la maglia azzurra. Porto la bicicletta in palestra e lì dimostro le mie abilità e le mie capacità, e lì c'è un entusiasmo in continuo, e questo è molto bello, e soprattutto perché attraverso le mie imprese posso portare anche un messaggio di antidroga per i giovani, soprattutto far capire che non occorre prendere tante porcherie. Lui è un campione, perché le cose che ha fatto lui non le fa nessuno. Siamo in 6 miliardi al mondo, non è facile, perché bisogna trovare quello che riesce ad andare in bici, quello che riesce ad andare in salita, quello che riesce a suonare mentre va in bici, a suonare, portarsi una fisarmonica che pesa tutti quei chili, è come portarsi un'altra persona. La cosa più bella è di essere il primo al mondo a fare qualcosa che nessuno al mondo ha fatto. Campionati del mondo sono stati vinti da tanti, Giri di Francia li hanno vinti in tanti, ma quello che ho fatto io finora nessuno al mondo è riuscito a ripeterlo, e questa è la grande cosa per me. Scusate se mi esprimi in questo modo, per me questa è leggenda. Quella mattina è partito abbastanza presto, nervoso, con altre macchine che lo seguivano ovviamente. Mi sono piazzata in un albergo dove mi ero accordata prima, e in questa cabina sono rimasta lì tutto il giorno e ricevevo le telefonate da ogni passo.
Nemmeno io sapevo di riuscire a fare i 14 passi, ne facevo qualcuno perché non potevo fare sempre 14 passi tutte le volte che mi preparavo, andavo a fare 3-4 passi, però quando ho affrontato il gran fondo delle Dolomiti sono arrivato naturalmente senza forze, senza più niente da dare, e quindi ho dato tutto per vedere dove potevo arrivare. Era una conquista ogni volta e ho cominciato con 1, 2, 3, va bene, ero abituata. Però quando siamo arrivati al 14° passo è stata una roba veramente incredibile. E lì è stata una grande impresa, per me è un'impresa forse una delle più grandi, non saprei dire quale più grande perché tutte sono... Nemmeno io saprei dire qual è veramente la vera impresa più grande che ho fatto. È agosto. In cima allo Stelvio la neve si è sciolta e le condizioni atmosferiche sembrano ideali per tentare il record. Giuliano è impaziente, quindi saliamo subito con lui verso quella che sarà la partenza della sua prossima impresa. Per fare quello che faccio io non basta la forza fisica, ci vuole l'attributi, l'agilità, ci vuole l'equilibrio, la convinzione mentale. E è difficile che un uomo possa avere tutto questo. Questa volta Giuliano non potrà ricorrere esclusivamente alle sue capacità, ma dovrà fare affidamento anche sulla fortuna. Per centrare il record dovrà infatti approfittare della luna piena prevista nelle prossime 2 notti. Ma il meteo si preannuncia sfavorevole. Da quassù, l'impresa di Giuliano ci sembra ancora più impossibile. Fare una cosa che era ritenuta impossibile per me valeva molto di più di una vittoria. Quando ho fatto le gare, le ho vinte tutte e 3, dopo non mi diceva più niente, è una vittoria. Però non ho dimostrato a nessuno di fare una cosa che i campioni ti dicono impossibile. Quando mi dicevano così, ecco, allora niente, per la mia testa non dormivo di notte il pensiero di poterla fare. Più me ne dicevano impossibile, più mi affascinava. Già da ragazzino io facevo delle cose... La sfida che Giuliano si è imposta è una prestazione di equilibrio, non solo fisico ma anche mentale. Lui agisce distinto e non sembra pienamente consapevole della complessità e delle implicazioni della sua prova. Quello che sta intraprendendo adesso, per esempio, anche questo rispecchia una ricerca continua che l'uomo, anche a un'età proibitiva, può raggiungere dei risultati incredibili, sperando naturalmente di farcela. È una scommessa con me stesso. La domanda che io stessa posso pormi e che potrebbe servire appunto per proseguire questo percorso è: come mai una persona di 77-78 anni si ritrova a dover comunque alzare sempre di più l'asticella, a porsi e determinare degli obiettivi sempre più alti e mettersi quindi sempre nella posizione di dover dimostrare il suo valore a tutti i costi e a tutta l'umanità. Cosa ti spinge a fare queste imprese? Cosa ti motiva? Fin dal nostro primo incontro, avvenuto 2 anni prima, Giuliano ha risposto a questa domanda in maniera insoddisfacente, evasiva, ripetendo le stesse frasi come se stesse recitando un copione. Quando ero ragazzino scoprivo per la prima volta la Dolomite con le mie gambe e alzandomi presto al mattino, sentire l'odore dei pini che mi penetravano i polmoni e alzarmi alle 6 del mattino, sentire l'odore dei pini che mi penetravano i polmoni. Era per me una sensazione straordinaria, una felicità incredibile, scoprire le Dolomiti con le mie gambe. Sicuramente durante il colloquio che abbiamo fatto c'è stata qualche difficoltà legata alla presenza di alcune sue difese, parzialmente bypassate dall'utilizzo di alcuni test. È chiaro che ciò che fa lui trova una sorgente di fama, di successo, di riconoscimento da parte dell'altro. A lui bastava la gloria, è sempre bastata la gloria. Bastava che gli dicessero: bravo, sei un campione, sei bravissimo.
Sì, Giuliano è attore di se stesso, diciamo che a Giuliano piace che la gente si accorga di lui e lui fa di tutto per mettersi in evidenza, non è che Giuliano si trascuri di niente su questo, insomma Giuliano è un personaggio pubblico, è un personaggio, sì, ha detto bene, di spettacolo. No, io mi sento più atleta che uomo di spettacolo, però essendo atleta posso fare anche lo spettacolo. Giuliano Calore ci farà vedere che forse, perlomeno in bicicletta, l'impossibile non esiste. Lui doveva entrare in scena, ma non è entrato in scena. Si sentivano dei rumori, erano in diretta quella volta, si sentivano dei rumori, no? Dov'è? Era lui che provava, vestito giacca e cravatta, a salire sulla bicicletta per entrare in scena in bicicletta. Calore, che fa? Mi spaventa le ragazze. Quello che per lui a volte diventa un vero e proprio messaggio verso l'umanità, diventa una vera e propria diciamo, idealizzazione un po' di quella che può essere il suo obiettivo. Do speranza anche alla gente più anziana che si può sognare anche a una certa età. Applausi a non finire, tanta ammirazione da parte di qualche suo coetaneo che lo guardava a bordo pista incredulo. Calore ha dimostrato ancora una volta quanto l'età sia soltanto un dato anagrafico. La sua freddezza e il continuo desiderio di superarsi hanno vinto ancora. Lui stesso sembra quasi identificarsi nel personaggio di Giuliano Calore. Nemmeno la caduta lo ha fermato, perché il gigante voleva stritolarlo, stanco di essere continuamente umiliato. Lo aveva messo finalmente in ginocchio, si è rialzato e ha terminato tra dolori atroci la sua corsa. Questa identificazione mi porta a poter presupporre che oltre a questa sfera sportiva ci possano essere delle situazioni magari un pochino più critiche, più difficoltose a livello magari relazionale, familiare. Si parlava solo di bicicletta, si parlava soltanto di lui, si parlava di quello che faceva. Ascoltiamo la storia del signor Giuliano Calore. Dunque, adesso io ve lo voglio presentare questo personaggio, si chiama Giuliano Calore. Venga signor Calore, la bicicletta dov'è? Quello che è successo fra lui e sua moglie credo che sia inerente alla passione che aveva per la bici, che era diventata una specie di ossessione. Lui, quando veniva a casa la sera, trovava già i bambini che avevano mangiato, lavati e pronti per andare a letto. Lasciamo solo gli effetti d'ambiente e guardate cosa sta facendo quest'uomo che si tuffa dal più alto passo d'Europa. Quando li portavo al mare, lui veniva su il fine settimana. In montagna invece ci restava, perché in montagna piaceva anche a lui. Diciamo, ecco, forse la nostra divisione è dovuta anche che tutti i successi musicali, i successi ciclistici, forse mi hanno portato un po' via. Però io ho sempre amato, diciamo, la famiglia, non l'ho mai dimenticato, è sempre stato. A volte può essere anche che ho un po' trascurato, ma anche senza volerlo. Dopo tanti anni, diciamo, anche di matrimonio, è difficile portare un fiore sotto il cuscino della moglie, diciamo. Forse non ci pensavo, ma forse mia moglie aveva bisogno anche di quello, chissà.
Dopo le prove del pomeriggio, come da previsioni meteo, il tempo peggiora rapidamente. Giuliano era pronto per il tentativo di record, carico e determinato, ma è costretto a rinunciare. Una delle 2 occasioni disponibili svanisce con la pioggia e con essa svanisce anche la convinzione del nostro protagonista. Te ne capisci che sono anche col morale a terra, però per dirti la verità, se puoi capirlo ste robe qua. Cosa vuoi? Ma mi sa che qua non si comincia niente ormai, se andiamo avanti così faremo un'altra volta, non so neanche più niente. Va bene? Ciao, grazie, ciao, altrettanto, ciao. Al telefono sentivo che il livello di agitazione era molto alto e potevo comunque comprenderlo perché so cosa si passa e so cosa si prova in quei momenti. Ma è proprio necessario questo Guinness? Non lo vuoi? Ma per me, se ci sono dei problemi così grandi, interessa fino a un certo punto, insomma, non so che tanto mica non sa 12, che senso ha? Sbaglio. Cosa dite voi? Se no si attacca e ora gli resta senza il primato unico. Come preferisci? Mentre fuori continua a piovere, Giuliano si mostra per la prima volta sopraffatto dalle difficoltà, pronto a gettare la spugna. Di andare a dormire non se ne parla, perciò rimaniamo alzati con lui fino a tarda notte. E può darsi che dopo una sfogata così, di solito quando si sfoga nel beo, generalmente. Un attimo, si che mi accorto che c'era un mese che bagnava. Aiuto mamma, io volevo morire. Finì di rompermi i coglioni, che giù da cane. Io andavo a casa e guardavo, non volevo scostarmi, dai, fermo qua. Ecco. Giuliano riesce finalmente a calmarsi e si addormenta seguendo gli esercizi di rilassamento dettati dalla voce della dottoressa Borgia. Inizia portando la tua attenzione sul punto al centro della tua fronte, perfettamente allineato con il punto al centro della tua bocca, con il punto al centro del tuo sterno. Ha una testa che veramente lo porta dove vuole, proprio si fa portare dalla testa, perché parte ovviamente tutto dalla testa. Finora mi è andata sempre bene, speriamo bene in seguito. La cosa più paurosa invece è che non mi fermo mai, quello che mi fa un po' paura, perché per me è una continua ricerca, capisci, che faccio. E a volte può portarti questa ricerca anche a cose gravi, insomma. Però non riesco a fermarmi. Farla morire con me sarebbe una tragedia per me, capisci? Devo assolutamente tentare di farla. Non posso tirarmi indietro. Mamma, ma papà, ma è fuori di testa, ma non può calmarsi, non può lasciar perdere, ma cosa vuole andare incontro a qualche problema? Anch'io ho paura adesso, perché andare in bicicletta a 77 anni, che lui e io anche io
i riflessi non sono più quelli. Se trovi una curva da fare 30 anni fa la facevi in una maniera, adesso non la fai più la stessa maniera. Nella discesa, ad esempio, la velocità ovviamente fa aumentare il grado di pericolosità, quindi basta un attimo per sbagliare, quindi è facile anche farsi male. I suoi figli e gli amici sono preoccupati perché l'età che ha, lo Stelvio, la notte. Io devo riuscire, devo arrivare lì, devo. Uno, metto questo intanto. A 4 ore dalla partenza, Giuliano è completamente nel pallone. Con noi è sempre stato confusionario, disordinato, ma ora anche le cose più semplici diventano per lui di una difficoltà estrema. Magari puoi impegnare voi altri. Le chiavi da macchina pure. Addio Signore. Anche questo potrei aver bisogno, si sa mai. Ma gli occhiali li avevo qui, cazzo. Gli occhiali di Dio Signore. Eccoli qua, sti maledetti. Lo stato di confusione mentale di Giuliano si interrompe con l'arrivo del figlio. Marco non assiste da tempo ad un'impresa del padre, ma questa volta la preoccupazione l'ha portato a seguirlo da vicino. Che siamo un po' improvvisati. Di solito che tu sei già partito andato su? No, come adesso, su. Ero sperando bene. Ascolta il caso che mi faccia dare la chiave della signora. Parla subito con la signora, ecco mio figlio. No, gli dici già, ma vedi aperto. Mi metto qualcosa. Il vento si alza portando con sé nuvole minacciose e il rischio che un temporale possa vanificare tutto è alto. Il nervosismo di Giuliano ci ha contagiato. Nonostante questo partiamo ugualmente per raggiungere la vetta. Hai avvertito? No, non riesco, è tutto chiuso. Madonna! Siamo già in ritardo. Porca madosca puttana. Mamma mia, speravo un'altra roba. Dai, con calma, tanto agitarsi serve a poco. Questo vento, se a volte mi vedi venire fuori perché un colpo di vento mi spazza, mi porta, dopo riprendo, capito? Può succedere, che c'è il vento, è il peggior nemico che abbia, purtroppo vedi che vento che c'è. Questa non dovevo neanche farla stasera, ma insomma, ormai sono qui. Voi seguite, ma mai se dovesse
rompersi una gomma, qualcosa, allora c'è la gomma di scorta, li sostituiscono, capisci? Lo accendi e dopo... Qual è il massimo? Così? Così è il massimo, vero? Esatto. D'improvviso, a pochi minuti dalla partenza, l'agitazione del nostro protagonista scompare. Nonostante il vento, il freddo, il buio, Giuliano ora è sorprendentemente calmo e rilassato. A posto, bene. Forza, siamo tutti con lei. Ok, è partito.
incubo era! Era un incubo era! 3 giorni che ci aspetto, 3 giorni che sono qua a morire con la pioggia, col che cazzo del tempo. Grande Giuliano! Ti ho pestato un'altra volta. Spegni. Mito una leggenda sei. Ha aperto il bar, andiamo a bere tutti qua adesso, eh? Dov'è il bar? Lì. Giuliano, È che com'è? non ho visto quest'anno io, non si vede. Sarà dura. Com'è? Ho passato 7 momenti, guarda. Grande! Marco, vieni vicino al papà qua. Maria Signore, che è la prima volta che lo vedo. Vi ricordate qual era la domanda iniziale del film? Se girassimo un documentario su di voi, come vi descrivereste? Quando abbiamo conosciuto Giuliano, siamo rimasti affascinati e sorpresi dal suo modo naif di parlare di se stesso e delle sue imprese. Durante quei 50 minuti di discesa al buio, tra le montagne, abbiamo però capito che la poesia del suo gesto sportivo non può essere raccontata, se non con parole come quelle a cui Giuliano è tanto affezionato. Era il trionfo, un risultato definito dallo stesso protagonista clamoroso, che le portava ancora una volta ad infrangere le regole della fisica. Se non giocavo col corpo, no. Se lo visualizzavo che col corpo, perché ho tutto vecchio. Guarda. Cambiare sti comportamenti. Se non mi porti a letto faccio lavoro e tutto. Perché no? Ti meriti un premio. No, qua. Aspetta, la recuperiamo, dai, sei bravo.